Buongiorno a tutti, benvenuti nell'Accademia della Farina di Molino Colombo. Io sono José Consolandi, maestro di farine, e oggi ho il piacere di presentarvi il nostro prodotto Origine per la produzione della pizza in pala. Il prodotto è costituito da una farina zero con germe per avere più profumo e più sapore, del farro, del croissant, della farina di riso, e oggi andremo ad impastarla per fare la nostra ricetta della pizza in pala. Partiamo con 5 kg di Origine, 3 litri e 750 di acqua che equivale al 75%, 100 g di olio extravergine che è il 2%, 100 g di sale che è il 2% e 5 g di lievito fresco che equivalgono a 1 grammo di lievito per chilo di farina. E adesso andiamo ad impastarlo. Siamo partiti col nostro impastamento, naturalmente oggi stiamo lavorando con una macchina a spirale. Ho messo gli ingredienti, ho tenuto solamente fuori 5 g di lievito e un 15% dell'acqua, quindi sono partito col 60%. Adesso faccio girare 5 minuti in prima velocità e circa 15 minuti in seconda velocità. È chiaro che il lievito lo metteremo in un secondo tempo, dopo una decina di minuti, per non andare a rovinarlo, e il restante dell'acqua con calma durante la seconda velocità. Dopo i nostri 20 minuti circa di impastamento, ecco la nostra Origine al 75% di idratazione, bella incordata, setosa. Adesso gli darò una piega, la terrò fuori circa un'oretta a temperatura ambiente e poi la vado a mettere in frigorifero a temperatura da 4 a 6 gradi centigradi. Normalmente la teniamo per circa 14-16 ore. In questo momento do le pieghe. Per poterlo poi mettere in frigorifero. Sono passate 15-16 ore del nostro impasto di pizza Origine tenuta in frigorifero a 4-6 gradi e adesso andiamo per la spezzatura e la formatura. Vuotiamo sul tavolo con dello spolvero di semola. L'impasto esce molto bello, molto elastico. Mettiamo un po' di spolvero e porzioniamo a 500 grammi. Ecco il nostro pezzo, facciamo la nostra formatura, chiudiamo bene e andiamo a posizionare nelle nostre cassette per poi metterle a 28-30 gradi per circa 3-4 ore e poi saremo pronti per la stesura finale. Prendiamo le nostre paste riposate dopo circa 4 ore a 28-30 gradi, le appoggiamo, una leggera spolverata, cominciamo col sigillarle intorno e andiamo a massaggiare dal centro. La pasta si stende molto bene perché è ben lievitata e morbida. A questo punto la carichiamo sulla nostra tavoletta, facciamo cadere la farina in eccesso, la allarghiamo bene, buchiamo per non fare bolle troppo grandi, una spruzzatina di olio extravergine, un pizzico di sale e andiamo in forno per una cottura di 6 minuti a 270-280 gradi con poco vapore. Dopo 6 minuti di cottura a 270 gradi, ecco la nostra Origine da 500 grammi in precottura, bella bollata, ok, ancora morbida, e poi andremo a finirla con tutte le nostre guarniture per ancora 5-6 minuti di cottura. A questo punto prendiamo la nostra base precotta,
5-6 minuti, come abbiamo detto in precedenza, che ha solo un goccio d'olio extravergine e un po' di sale. Andiamo a mettere ancora, per tenere una focaccia bianca, un goccino d'olio extravergine e in questo caso mettiamo dell'origano nostrano. Io per comodità, per non avere problemi che bruci sotto, preferisco sempre appoggiarla su una teglia, in modo che è molto più comoda, sia come infornamento che come sfornamento. Andiamo a finirla in circa 4-5 minuti. Ecco la nostra focaccia bianca con origano. E adesso andiamo ad aprirla per far vedere l'alveolatura interna. Prendiamo sempre la nostra base precotta, in questo caso facciamo una margherita classica, quindi andiamo a mettere del pomodoro, come vedete il prodotto è ancora abbastanza chiaro perché poi dobbiamo terminare la nostra cottura. Cerchiamo di coprirlo bene. Ok? Ci possiamo anche aiutare in questo modo per avere un'uniformità di prodotto. Il bordo lo tengo sempre leggermente pulito per non avere problemi in cottura. Ok? Mettiamo dell'origano, non è obbligatorio. Poi in questo caso mi piace prendere la mozzarella e metterla già a tocchetti, che rimane molto bella visivamente da vedere, piuttosto che la solita già cubettata. La quantità poi sopra è a discrezione vostra, non ci sono problemi, non ci sono obblighi. Ok? Perfetto. Normalmente con 2 mozzarelle di questo tipo si copre una base da 500 grammi. Andiamo sempre a mettere la posizioniamo sempre su una teglia per non avere il problema del fondo che diventa nero. Andiamo a finirla, in questo caso avendo pomodoro e mozzarella, non è come la bianca, rima dentro un paio di minuti in più, rimarrà in forno, quindi circa 7 minuti. Ecco la nostra margherita dopo circa 7 minuti di cottura. Andiamo a finirla con del basilico fresco, che darà ulteriormente colore e profumo alla nostra margherita. Con queste 2 guarniture abbiamo finito la nostra ricetta di pizza in pala. Grazie per essere stati con noi. Non dimenticate di seguirci anche sui nostri social del Molino Colombo e vi aspetto alla prossima ricetta.